Potrebbe sembrare complicato, ma in realtà è più articolato che complicato. Andiamo a vedere come realizzare questa animazione con Dust 3D, Blender e ovviamente Style 3D. Per creare il personaggio 3D parto dalla base Genesis 9, che è l'avatar predefinito in Dust 3D. A questa base applico una morfologia maschile. Per modellare l'aspetto mi servo di due componenti che ho acquistato. Prendo l'altezza da Michael 9 e la corporatura da Flynn. Poi faccio qualche ritocco al fisico per renderlo più snello e muscoloso, dandogli un'aria più atletica. Per la pelle opto per quella opaca disponibile in Genesis 9. Scelgo un paio di scarpe da fargli indossare e seleziono un materiale adeguato per completarlo. Una volta sistemati questi elementi iniziali, procedo con l'esportazione utilizzando un plugin nativo in Dust 3D, che si chiama Dust to Blender. È un ponte che va installato sia in Dust che in Blender e che permette l'export. In Blender il primo passaggio è davvero semplice. Utilizzo il ponte Dust to Blender per importare la figura appena creata in Dust 3D. Dato che in questo caso non tutti i componenti importati da Dust 3D mi servono, seleziono le mesh utili e le sposto in una collection separata per poi eliminare tutto il resto. A questo punto salvo il file Blender e faccio il primo export in formato FBX, utile per creare l'animazione. Adesso passiamo a Mixamo, una potente app su browser che adoro. Da fan Marvel ammetto di aver giocato un po' con Deadpool. Ma tornando seri, carico l'FBX appena esportato da Blender. Poi indico i punti chiave del corpo del personaggio: mento, polsi, gomiti, ginocchia e cavallo. Fatto questo, Mixamo crea automaticamente uno scheletro o rig per poter animare l'avatar. Cerco l'animazione che mi interessa e seleziono l'opzione In Place, in modo che l'avatar rimanga fermo sul posto. Aumento il numero di frame dell'animazione e separo le braccia dal corpo per evitare che si tocchino, facilitando la successiva simulazione degli abiti. Regolo l'overdrive per dare un po' più di carattere al movimento e infine scarico un nuovo FBX contenente l'animazione. Torniamo a Blender per un secondo passaggio che è molto importante. Carico l'animazione che ho creato in Mixamo. Verifico che la fine dell'animazione si congiunga perfettamente con l'inizio per creare un loop continuo. Nel mio caso, 83 quadri creati in Mixamo devono corrispondere a 83 quadri impostati in Blender. In questo modo mi assicuro che il loop sia perfetto. A questo punto nascondo l'avatar con le texture che mi servirà più avanti. Faccio un primo export in formato Alembic, un file che contiene le informazioni dell'animazione che userò in seguito in Style 3D. Ora posiziono l'animazione sul quadro 0 e faccio un export in formato OBJ della posizione dell'avatar in quel preciso istante. Nella sezione Armature clicco su Rest Position. Così ottengo un avatar nella posa originale per scaricare un terzo file e in formato OBJ con la cosiddetta posa AT, fondamentale per vestire l'avatar in Style 3D. Lo so che stai pensando che questa non è una classica posa T, che in realtà sarebbe questa, ma non è neanche una posa A. Ma questa via di mezzo tra la posa T e la posa A è molto utile al momento di lavorare, è quella che trovi più frequentemente tra gli avatar in Dust 3D. Ora arriviamo al momento che preferisco in assoluto, lavorare in Style 3D. Apro l'avatar in posa AT e importo l'abbigliamento, anche esso precedentemente preparato in posa AT. Quasi sicuramente l'abito non si adatterà perfettamente al nuovo avatar, ma saremo molto vicini alla simulazione ottimale. Quindi lancio nuovamente la simulazione su questo avatar e correggo i piccoli difetti. Regolo l'outfit per assicurarmi che la simulazione dell'animazione sia impeccabile. A questo punto carico l'avatar del quadro 0 come posa e non come avatar. Lo ritroverò nelle proprietà dell'avatar.
Ora ho l'outfit posizionato sul quadro 0. Elimino l'avatar OBJ e carico l'avatar in formato Alembic. Seleziono l'avatar, poi vado su Edit Avatar per leggere le informazioni dell'animazione contenute nel file Alembic. Vado nell'Animation Editor e verifico che l'animazione sia corretta. Esagero con l'impostazione del Simulation Frame a 30 e poi registro l'animazione dell'outfit. Quindi controllo l'animazione. Verifico che le mappe UV siano posizionate correttamente per poterle esportare in Blender e faccio l'export del file Alembic, ovviamente solo dell'outfit, perché l'avatar animato è già in Blender. Siamo arrivati al passaggio finale in Blender. Apro il file Alembic creato in Style 3D che contiene l'animazione dell'outfit. Imposto la scala a 0.001, un passaggio molto importante. A questo punto vedo che outfit e avatar si incontrano perfettamente in Blender. Assegnare i materiali è molto semplice. Uso i nodi in Blender. Vado nello Shader Editor, seleziono l'oggetto e la finestra del materiale e premo Shift Ctrl T per importare le mappe UV che ho modificato in Style 3D. Queste mappe corrispondono a tutte le parti dell'outfit. Basta selezionare la mesh della parte interessata e assegnare la mappa corretta. Posso verificarlo tramite la visualizzazione a icona. Questi sono passaggi davvero molto semplici. Invece per l'avatar, rimappo le texture dell'avatar che avevo nascosto nel file Blender. Dato che i nomi dei materiali corrispondono, li assegno all'avatar animato in Alembic. Per la pelle utilizzo un componente aggiuntivo chiamato Global Skin, che mi permette di dare più realismo alla pelle umana. Posso anche utilizzare il Surface Scattering per ottenere quell'effetto di leggera trasparenza tipico della pelle. E se voglio esagerare, posso aggiungere un modificatore di Subdivision Surface in Blender per dare più definizione alle mesh. Imposto i materiali su tutto l'avatar e a questo punto devo solo creare una scena. Io utilizzo un set di luci molto semplice, una key light e una backlight per dare profondità, tridimensionalità e ombre a quello che illumino, ma ovviamente ognuno può scegliere le proprie luci. Poi uso una semplice box grande 5 metri con i bordi infiniti e un colore oscuro opaco per creare un effetto di scenario senza fine. Aggiungo una camera e un elemento vuoto per controllare la camera tramite questo elemento. E ora non ci resta che guardare il risultato. Con questa sequenza puoi dare sfogo alla tua creatività e creare tante altre animazioni. Ti aspetto nel prossimo video.